Stamattina riportavano che secondo loro il Milan e il Chelsea hanno parlato durante le sfide per Rafa Leao. Lo sanno loro lo sanno. Loro erano lì nascosti nell'angolino così, mentre parlavano il Milan e il Chelsea, loro erano lì nascosti così. Fammi sentire cosa dice. Non ho capito. Stavo cadendo, raga. Stavo cadendo dalla sedia. Alzi Milan. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Che se cadevo dalla sedia, ragazzi, lo share pam 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 titolo, cioè aia, esclamativo, sono caduto dalla sedia. Allora ragazzi, ciao a tutti, belle notizie oggi, finalmente, non vedevo l'ora di riportarvi delle belle notizie. Ovviamente parliamo di Mike che è guarito, parliamo di tante altre cose che mi sono segnato, parliamo di Leao, già ve l'avevo anticipato ieri, oggi ho visto che è diventato viralissimo. Vi do un po' di notizie anche per Rafa, per quello che dovrebbe essere la firma del suo contratto, insomma ci avviciniamo a quella che dovrebbe essere la chiusura per il rinnovo. Vi devo parlare del Real perché è interessato ad un nostro giocatore, vi devo parlare dello stadio, vi devo parlare di un po' di cosine. Ma prima, come sempre, sapete che mi piace mettere i puntini sulle i. Allora, cos'è successo? È appena finita, insomma, questa 2 giorni di Champions League. Mi sono segnato giusto un piccolo recap che ho scritto questa mattina sulla pagina Milanisti, ma voglio condividere anche con voi per chi ovviamente non mi segue sugli altri social. Allora, terminata la 2 giorni di Champions, facciamo un piccolo riepilogo. Ieri ho guardato tutta la partita dell'Inter e sapete che quando c'è da percularli, ovviamente come loro perculano noi quando perdiamo delle partite, io e i miei collaboratori siamo sempre in prima fila. Ma onestamente, devo dirlo, ieri l'Inter ha giocato bene, o perlomeno hanno difeso bene e sono ripartiti. Spiazza Inzaghi si è preso Xavi e l'ha portato a scuola tatticamente. Xavi ieri ha fatto degli errori tattici, insomma il Barcellona in generale non mi è piaciuto. Infatti, certo, il Barcellona che adesso non è neanche un lontano parente di quello che fu, e se non dovessero centrare la qualificazione Champions, dopo aver praticamente ipotecato anche le argenterie di casa per mantenere in piedi la baracca, sarebbe un crack clamoroso sarebbe un crack clamoroso soprattutto per le finanze del Barcellona. Questo è il mio pensiero sull'Inter. Invece per quanto riguarda il Napoli ha giocato la solita partita, condizionata evidentemente dal gol iniziale che ha indirizzato subito il match sui binari napoletani. Il punto di domanda sulla squadra partenopea è sempre lo stesso. Caleranno? E quando caleranno fisicamente? Hanno sempre giocato bene e quest'anno con un super Kvaratskhelia giocano ancora meglio, ma le partenze a razzo sono sempre stato un forte della banda Spalletti, ma altrettanto, purtroppo per i tifosi napoletani, sono stati finali di stagione altamente insufficienti. Per quanto riguarda noi ragazzi, ne abbiamo già parlato, però voglio aggiungere un tassello che ieri non ho detto. E questo tassello è un tassello un po' critico. Se non dovessimo passare il turno, almeno facendo 4 punti, o magari farne 6 ovviamente per passare il turno, contro Dinamo e Salisburgo, probabilmente non meriteremmo di passarlo. Senza appello ragazzi, sarebbe una delusione considerando anche che ci siamo qualificati appunto in prima fascia. Io posso capire che questa cosa faccia parte di un percorso di crescita, ne sono consapevole che comunque noi non siamo ancora una squadra fatta e finita per competere in Champions League, però permettetemi di dire che nel caso non dovessimo qualificarci per la Champions, per quanto mi riguarda, fatemi sapere qua sotto voi cosa ne pensate, però per me sarebbe una grande delusione, soprattutto in ottica di quello che vi stavo dicendo, soprattutto in ottica del fatto che ci siamo qualificati in prima fascia, quindi con teoricamente un girone molto più abbordabile rispetto a quello del Napoli e rispetto appunto a quello dell'Inter. Speriamo però ragazzi, come vi dicevo ieri, nulla è compromesso, quindi dita incrociate e rimaniamo con le dita incrociate per passare questo turno. Prima di andare avanti ragazzi, come se... no, fermi tutti ragazzi.
pollice in su, pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, grazie anche ieri, vi siete iscritti in tantissimi, ma dobbiamo sfondare quota 20.400, ne mancano circa una ventina, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, dai che dobbiamo arrivare a 20.400 perché puntiamo belli dritti verso i 21.000 e poi verso i 30.000. Allora, tante cose di cui parlare oggi. Prima datemi gli ultimi 30 secondi dell'ultimo saluto che voglio fare su questo canale all'app di OneFootball, migliore app per quanto riguarda tutte le notizie di mercato e di calciomercato. Qua sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare l'app, scaricatela, è personalizzabile con i colori della C Milan. All'interno dell'app ci trovate tante informazioni, soprattutto tante notizie di Serie A, B, C, partite in diretta, eccetera, eccetera. Qua sotto trovate il link diretto per scaricare l'app. Mi stavo anche morsicando la lingua nel dire qua sotto. Oggi cado dalla sedia, mi stavo morsicando la lingua mentre parlavo. Allora ragazzi, facciamo così. Vi dicevo, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Partiamo subito con le cose importantine. Allora, prima mi ero segnato una cosa da raccontarvi che non c'entra tanto col Milan, però è una cosa che ci fa pensare, no? Sapete che si dice sempre, allora, premetto perché poi dopo qualcuno qua sotto me lo dice, non è malcomune mezzo gaudio, ma semplicemente è una cosa che va a confermare la mia tesi che io vi dico da mesi, che è questa pazzia del mondiale a metà stagione. Di Maria out, ieri Di Maria si è fatto male, l'altro giorno Di Maria si è fatto male nella partita contro in Champions League e si è avuto un grave infortunio perché comunque ha avuto una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari almeno 20-30 giorni per il recupero, più insomma riatletizzazione eccetera eccetera. Di fatto Di Maria la Juve non ce l'avrà più fino a quando poi inizierà il mondiale, chissà se poi Di Maria ci andrà, vabbè, chi se ne frega. Però questa cosa era per confermare la tesi che comunque purtroppo, ripeto, non è malcomune mezzo gaudio, ma gli infortuni non succedono solo nel Milan, ma stanno succedendo un po' a tutte le squadre in tutto il mondo, proprio dovute a questa pazzia, vi dicevo prima, del mondiale. Allora, ma veniamo a noi. Mike è guarito ragazzi. A Verona non ci sarà ancora Mike Maignan, ma il portiere è clinicamente guarito. Aspetta solo il via libera dei medici per tornare ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro è previsto nella partita contro il Monza, quella del 22 ottobre, quando tra l'altro dovrebbe forse tornare anche Charles, ma forse Charles anticipa, vediamo. Mentre Kier punta alla trasferta successiva a Zagabria contro la Dinamo in programma il 25 ottobre. Importante che torni Kier nella partita appunto di Champions, perché ovviamente non c'è Tomori, ragazzi, perché Tomori, avendo preso l'incredibile rosso su cui non voglio più tornare, avendo preso l'incredibile rosso, non sarà a disposizione, quindi sarà importante insomma averlo con noi, perché appunto c'è un difensore centrale, ci serve. Ma veniamo agli aggiornamenti ragazzi. Ieri ve ne ho parlato, oggi arrivano aggiornamenti un po' dappertutto. Per quanto riguarda Maldini per Leao, ha già in mente una trama ben precisa: aiutare il portoghese a saldare il debito con lo Sporting e offrirgli un quinquennale da 5 milioni all'anno, più dei 4,5 che secondo il Corriere della Sera il Milan, secondo la Gazzetta, il Milan aveva proposto a Rafa fino ad oggi, non i 7 che desidera Rafa, ma vediamo. In mezzo però c'è un altro protagonista di primo piano, che già ve lo raccontavo ieri, che è lo Sporting, o meglio ancora il credito che i portoghesi vantano su Leao e sul Lille. In totale, interessi compresi, io vi leggo quello che dice il Corriere, la Gazzetta, secondo me è diversa, però vi riporto quello che dicono loro. Interessi compresi, si parla di un totale di 19 milioni e mezzo. Il Milan proporrà al giocatore di sostenerlo nel pagamento della quota, circa la metà del totale. Di fatto offrirà di sostituirsi a Rafa, che non potrà porsi come il Milan, però non potrà porsi come interlocutore, ovviamente, perché essendo una questione legale che vige tra il Rafa Leao e lo Sporting e Lille, il Milan non c'entra niente se non quello magari di mettersi a garante con lo stipendio che dà a Rafa, ma appoggerà appunto Rafa Leao moralmente e soprattutto economicamente. Potrebbe coprire l'intera quota del debito con l'ultima proposta appunto di ingaggio da 4,5 a 5 milioni di euro netti a stagione.
C'è semmai però un tema fiscale. Il Milan e Leao partono da una condizione di favore per il rinnovo grazie ai benefici del decreto crescita. Per intendersi, un effettivo lordo sulla base dei 5 milioni di euro netti andrebbe a costare al Milan circa 6,5 milioni di euro. Nella normalità dei casi non sono 6,5 ma sarebbero circa 10 milioni di euro. Il Milan comunque ha molta fiducia. L'incontro avverrà martedì o mercoledì. Maldini incontrerà l'avvocato francese che rappresenta Leao, il nuovo avvocato che rappresenta Leao, perché a quanto pare, da quanto si legge, non è più Mendes che cura l'interesse di Rafa Leao, ma c'è questo nuovo avvocato francese, non so chi sia. E questo summit a questo punto sarà determinante. Il desiderio è di continuare assieme. Sembra essere insomma sia quello del Milan che quello di Rafa Leao. Mi permetto di riportare le parole del mio amico Luca Serafini che lunedì, ieri, non mi ricordo quando, ha parlato e ha detto: per quello che so io, Rafa Leao vuole continuare a giocare nel Milan, vuole rinnovare il proprio contratto per giocare nel Milan. Non lo so, l'unica cosa che mi permetto di dire, ragazzi, che comunque Luca Serafini, che conosco bene, che vado in diretta con Luca Serafini da 3 anni, non è uno che dice le stupidate. Anzi, Luca quando parla, prima di far uscire qualcosa dalla bocca, è uno che ci pensa 200 o 300 volte prima di dire una cosa. Quindi presumo che se Luca ha detto questa cosa è perché comunque magari ha sentito qualcuno e si è permesso di dire questa cosa. Quindi mi fido ciecamente delle parole di Luca Serafini. Vi dico sempre, raga, e lo ripeto qua nuovamente, mai nessuno sa niente, non esistono fonti, non ce le ha nessuno. Luca Serafini in questo caso mi permetto di dargli credito perché 1, vi ripeto, è un grandissimo professionista, 2, è uno che con me lavora lì dalla mattina alla sera, e 3, se lo dice non lo dice per farsi figo, capito? Cioè Luca non è uno che dice fa le cose per farsi, che non ha bisogno di farsi figo, uno che lavora nel mondo della TV da 30 anni, capito? Quindi mi fido ciecamente delle parole di Luca Serafini. I siti stamattina riportavano che secondo loro il Milan e il Chelsea hanno parlato durante le sfide per Rafa Leao. Lo sanno loro lo sanno. Loro erano lì nascosti nell'angolino così, mentre parlavano il Milan e il Chelsea, loro erano lì nascosti così. Fammi sentire cosa dice. Raga, dai. Poi, ultime cose che vi volevo dire, che importanti anche questa, non soltanto il rinnovo di Rafa Leao, ma il Milan pare vicinissimo, secondo quanto riportato dal Corriere, anche rinnovi di Benasser e Kalulu. Il Real intanto rivorrebbe indietro Brahim Diaz. Io su qua, ragazzi, vediamo come dirlo nel modo corretto. Allora, tutte le volte che abbiamo parlato di Brahimino, ragazzi, io vi ho sempre detto la stessa cosa. Brahim ha un riscatto del Milan a 23, 22, 23 milioni di euro, un controriscatto Real a 27. Io ve lo dico proprio fuori dai denti, io non credo che il Milan spenda 23 milioni di euro per riscattare Brahimino. Che poi Brahimino possa essere un buon rincalzo, possa essere un buon giocatore da mettere lì, eccetera, tutto quello che volete, un giocatore che quando è in forma riesce a fare un minimo di differenza, però secondo me non ce lo vedo un Milan che spende 23 milioni di euro per andare a comprare Brahim Diaz. Sinceramente, detto proprio papele, come dice... Che lo diceva? Non mi ricordo, vabbè, mi sembra... Non mi ricordo, vabbè. Papele, ragazzi. Non penso proprio che alla fine il Milan spenda questi 23... Lino Banfi, non mi veniva Lino Banfi. Lino Banfi dice papele, non mi sembra proprio che il Milan possa spendere 23 milioni di euro per andare a riscattare Brahimino. A meno che il Milan non lo riscatti, il Real lo controriscatti, il Milan si fa 5 milioni di euro così d'amblè senza sapere niente, allora potrebbe avere senso, ma non vedo perché il Real Madrid dovrebbe regalare 5 milioni di euro. Tra l'altro con il rischio che poi loro lo riscattano, quindi il Milan se lo deve tenere. Ultima cosa che mi ero segnato, vabbè, dello stadio, chi se ne frega, niente di importante. Bene ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia, nel senso niente di importante, solite notizie, il Milan, solita roba dello stadio, auguriamoci che lo stadio venga fatto il prima possibile. Bene raga, ci vediamo questa sera dalle ore 17 alle ore 18:30 in diretta su tutti i canali ufficiali della AC Milan. Io, Mauro Suma, Luca Serafini e tutti i nostri ospiti vi aspettiamo. Oggi sarà una bella puntata, vi consiglio di venire a vederla e basta. Ciao a tutti raga, ciao Casciavit, come sempre è stato un piacere, forza Milan, ma soprattutto la cosa più importante è sempre la stessa, vada via il Q l'Inter. Ciao ragazzi, ciao! Ya tu sabes.